Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio della settimana varietà. Io come sempre sono Manulax e oggi vediamo Sherlock Holmes Capitolo 1. Non l'ho mai giocato, l'ho solo visto il gameplay e mi piaceva, premo pulsante qualsiasi per continuare. E ok, vediamo la storia. So che parlano in inglese e bisogna leggere i sottotitoli, ma non voglio fare nessuna voce sulla voce, quindi al massimo leggeteli voi. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Ok, eccoci qua. Questo siamo noi, quindi siamo Sherlock Holmes. Per chi non conoscesse Sherlock Holmes, ma credo che ormai lo conoscano tutti, è un detective di Londra praticamente. E quindi siamo tornati a Londra a fare qualcosa per il funerale di mia madre, praticamente, quindi. Da gioco spostati per interagire con gli oggetti ed elle salta. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. Palazzo di lusso, ok. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Siamo in Italia? E lo dici così male? Il palazzo di lusso? Sì, firma. Ah, Mr. Holmes. A cosa? Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Ok, stanza 221. Andiamo in stanza. 223, 222, 221. Eccoti qua. Ciao, amico. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Ma cosa? Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Andiamo a mangiare qualcosa. Ciao. Hey, Sherry. Just our luck. Everyone loves Cosa c'è Benedict's qua? batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Quindi andiamo a vedere un medium, non so, maschio o femmina, chi sia. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici's conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait?
Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art is the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Okay, time to check if John found us a nice table. Ah, ok. If seafood's not to your taste, everyone loves Venice. Hi, Sherry, amico. I'm over here with Ecco my qua, sì, sì, sì. ursine companion. Con l'orso? Che senso What are you orso? waiting for? Put the dish down so we can tuck in. Ok. È un po' difficile capire cosa, dove Even puntare. quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Ok, quindi praticamente adesso è all'inizio per capire come funziona il detective cosa. Tengo premuto. The hand grip is ahead of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Ah, bene. Ah, quando diventa giallo si può guardare, ok. The cane is made of ebony. It's worn uncared for and bears the scars of numerous hits. E questo? A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Ok. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Apriamo il taccuino. Selezioniamo l'indizio. Bastone perduto. Ok. Parliamo con qualcuno tipo questo qua. Vediamo. Pardon, monsieur, but I am Ma not che- in the mood to talk. Help me, please. That's a question I can answer. C'erano 3 persone al tavolo, una coppia e un ufficiale della marina in pensione. La coppia se n'è appena andata, ma l'ufficiale della marina è stato visto uscire in giardino. Lo devo trovare. Ufficiale della marina. Even with your keens. Ex ufficiale della marina che ha detto che era in giardino. Quindi ipoteticamente bisogna andare qua. Cos'è? Insegnante italiana, mal di schiena. Artista scozzese comprensivo fumatore incallito. Vediamo, tu cosa sei? Diplomatico irlandese, ufficiale in pensione, comprensivo. Un ex ufficiale della marina in giardino. Ufficiale in pensione, ex ufficiale, quindi credo che sia tu. Ciao. Is this familiar to you? My dear fellow, you're talking to the right man. L'ufficiale della marina, il signor Rhodes, era seduto al nostro tavolo con la coppia di nobili. Gli uomini parlavano di vela e la signora stava giocherellando con il bastone. Forse lei lo ha appoggiato e suo marito si è dimenticato di prenderlo quando sono andati a incontrare il medium. Ora ho una scusa perfetta per entrare nella stanza della seduta spiritica. Hey, Ok. Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance?
I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Bisogna quindi andare alla seduta spiritica, che non so effettivamente dove sia. Oh, ecco qua la seduta spiritica. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. È qua dentro? Ok. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Osserviamo. Allora, guardiamola in faccia. Faccia rossata, pelle arrossata e gonfia. Ne ha bevuto un po'. Ricco ed elegante. Non indossa la fede nuziale. Più che altro le botte. Ha dato un pugno a qualcuno. Un sacco di pugni. Una testa d'aglio, non indossa la fede nuziale. Faccia rossata, pelle rossata e gonfia. Vestiti nuovi e costosi, ricco ed elegante. Nocchi leggermente rossati. Ha dato un pugno a qualcuno. A giudicare del suo stemma araldico presente sul suo anello e sul suo bastone, sono abbastanza sicuro che questo uomo sia Lord Craven, un nobile inglese che visita i centri benessere per ricevere cure per la sua malattia al fegato. La sua faccia rosata indica che ha ceduto alla tentazione di bere qualche bicchierino di alcol. Forse è stato turbato dalla seduta spiritica? Ah, e quindi o inglese malato in cura o un inglese annoiato. A giudicare dal suo stemma araldico presente sul suo anello e il suo bastone, sono abbastanza sicuro che quest'uomo sia Lord, un ricco e nobile inglese annoiato che viaggia per l'Europa spendendo i suoi soldi. La sua faccia rosata indica che ha problemi con l'acqua, è ancora fisicamente forte e sano, ma tra pochi anni finirà male, essendo costantemente ubriaco. Facciamo un inglese annoiato. Ah, devo tenere premuto, ok. Profilo del personaggio. Ok, quello. Si dice che decine applicate a una persona. Il suo non saper gestire la rabbia mescolato con problemi con l'alcol possono renderlo una persona violenta. Yes. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Morto. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone.
How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Ok. Stay here and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Premi Z per evidenziare le aree interattive nell'ambiente intorno a te. Questa abilità ha un tempo di ricarica prima di poter essere riutilizzata. Bisogna trovare il diamante. Vediamo, se premiamo Z. Ah, ci sono un sacco di cose. Il tavolo, cose. Andiamo qua. La concentrazione ti aiuta a cogliere i piccoli dettagli sul mondo che ti circonda. Quando vedi un cerchio bianco scarabocchiato, premi Q per osservare l'oggetto più da vicino. Premi Q, sì. Scalatura vuole diamante. Ok, quindi era qua il diamante. Perfetto. Quindi un ovetto. Va bene. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ok. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? E deve essercene un ultimo. Ehi, la farfalla. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ok. Ok, abbiamo raccolto tutti gli indizi qui. Ectoplasma in giro. Una sedia rabaltata This qui. hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Non l'ho ancora risolto. Vediamo tu cosa vuoi. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Hai trovato abbastanza indizi per fare una deduzione. Apri il taccuino chip e poi vai al palazzo mentale. Qui combina gli indizi che hai raccolto per fare le tue deduzioni, ma non sono ancora pronto. Medium etiope, disorientato, affidabile. Quasi inconscia, nobile britannica, amichevole. Nobile britannico, molto indignato, amichevole. Sono tutti amichevoli. Vediamo qua. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Guardiamo le altre cose. Aspetta, si può parlare con la signora? Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Ok. Really, Sherry? Poor thing. Altre cose che si possono vedere? Lui e la tenda qui. La tenda qui. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Quindi proviamo a fare una deduzione. Allora. Fantasmi del passato, però non c'entra niente. Palazzo mentale. Quindi, fantasmi del passato. Lady Craven era di fronte alla finestra. Lady Craven era di fronte alla finestra durante la seduta. Il posto a tavola di Lady Craven era di fronte alla finestra sul cortile. Ok. La spilla con la falena. Luca possiede una spilla con una falena.
Lady Craven ha indicato qualcosa al di là del tavolo della seduta e si è messa a urlare. Quando ha scoperto che il diamante era stato rubato, Lord Craven ha preso a pugni in faccia il medium. Ok. Allora, il testimone nel cortile. Lady Craven stava indicando la finestra. Sono sicuro che abbia visto qualcuno nel cortile durante la seduta. Testimone nel cortile. Taccuino. Questi qua sono gli indizi. Quindi se torno agli indizi, Lady Craven avrà visto qualcuno all'esterno e per questo ha indicato la finestra. Sono certo che qualcuno fosse in giardino durante la seduta spiritica. Un testimone o un complice dovrà controllare l'area e vedere se ci sono tracce all'esterno. Quindi qui. Ok, quindi possiamo uscire ipoteticamente. Recentemente graffiato, qualcosa si è bloccato. Che è? Un tacco. Decisamente un tacco. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Ma ho trovato un tacco rotto e dei graffi che posso seguire. Ok, quindi eccolo qua i graffi. Quindi arriveremo a trovare qualcuno praticamente che è entrato di qua ed è entrato in questa stanza. Ok, poi qua sono le scarpe cambiate, vuoi vedere? Eccolo lì. Ed è il tacco rotto. Size 4 with a broken heel. Rose Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Ok. So definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Quindi era una This cameriera. was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Curiosity. Oh yes, I can tell you everything, sir. Il personale ha detto che Lucia ha ricevuto un rimprovero dal capo dei camerieri per aver indossato scarpe comuni al lavoro. Adesso dovrebbe essere al piano di sopra a pulire vicino ai quadri. Ok. Perché proprio Lucia? No, va bene. A pulire di fianco ai quadri. Tu non sei Lucia perché non sei di fianco ai quadri. Eccoli lì. Quadri. E non c'è. Zan. Eccoti qua. Ciao Lucia. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Mentire o dire la verità? Non preoccupiamola. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene.
I always love seeing you explain simple things to simpletons. Ma comunque non ho capito che fantasma ha visto, ma va bene, va bene. Torniamo qui dentro. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Con abbastanza indizi Sherlock può usare l'immaginazione per costruire il passato. Interagisce con il nodo per ricreare una versione degli eventi. Qui prova a posizionare i partecipanti alla seduta spiritica nelle loro posizioni corrette. Ok, vediamo. Allora, qui c'era la signora. Sicuramente non lui. La signora, yes. Qui c'è non decisamente tu. Oh, no, non una coppia della stessa identica persona. E perfetto. Qui c'era il marito. Non... No. No. Ok, che si è arrabbiato. E qui c'era la tipa. Tutte le persone sono ai loro posti corretti. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Yes. Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Quindi è stata tipo la signora a prenderlo. Ed essendo quasi svenuta nessuno gli ha chiesto se l'aveva preso lei. Vabbè. Quindi è in questa stanza. Lady Craven is not who she... Fuck. Lady Craven is not who she seems. Le azioni di Lady Craven hanno fatto insospettire le cameriere. Molti ospiti quest'estate. Scarta. I prezzi aumentano. Ha ubriacato suo marito. Non ho capito. Posso riprovare? Lady Craven is not who she seems. Ok. Remember? Quali azioni di Lady Craven hanno fatto insospettire le cameriere? Cattive amicizie di suo figlio. No. Era in guardia. Lo chef ruba il cibo. Molti ospiti quest'estate. Non sa usare un coltello da pesce. Ha ubriacato suo marito. I prezzi aumentano. Ah, ok, bisogna trovare le combinazioni di parole che servono per farci dare una mano, quindi ho sentito due cameriere mentre parlavano di Lady Craven. Hanno detto che la donna potrebbe non essere la moglie di Lord Craven. Secondo quanto hanno visto, Lady Craven stava cercando qualcosa durante la serata mentre provava a far ubriacare Lord Craven. Hanno anche notato che la signora non sapesse usare un coltello da pesce. Che significa? Cosa mi interessa? E sono sparite. Ok. Ok. Qualcuno si è arrabbiato? Hanno ucciso la signora? Oh oh. You're here, at last. I didn't do that. I Sì. swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The
police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Vediamo. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed. and Ok. You have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Ok. Guardiamo la signora. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Strangled with bare hands, judging by the bruises. You think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Niente There is a confessione. No. professional medium right next door. Sono collegate le stanze. Un buco? Tappo superficiale doppio fondo, yes. Hiding place. Why would she conceal all of this? Voglio togliere la cosa qui. Vediamo. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. È quello del medium. Several £1,000s, that's quite a fortune. È collegata alla medium, quindi. Virtus audacta sapit, courage tastes bold. A unique family Il motto. coraggio è audace. Fard rouge, calomel mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Ok. Ipotizzo. Fornisci prova. Che si prova? Allora, bisogna guardare la prova. Quale indizio? Allora, ho trovato un mucchio di soldi, un anello di famiglia, un nascondiglio segreto tra i profumi di Emma. Un anello economico. Diamogli i gioielli nascosti, I vediamo. found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Erano altri gioielli rubati, insomma. Cosa c'è qua? So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. A remarkably simple lock. Che strano per una camera lussuosa. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Era la moglie della medium, o qualcosa del genere.
Lord Craven, non ho ancora ricevuto il risarcimento che mi ha promesso per essermi occupato di sistemare le cose dopo la sua condotta senza dare scandalo. Sa che ho perso il lavoro dopo le sue false accuse. Ora, anche dopo che la mia innocenza è stata dimostrata, non posso tornare al lavoro a causa del mio infortunio alla mano. Se continua a ignorarmi, sarò costretto a rivolgermi al tribunale. Gentile signore, devo informarla che le indagini sul furto continuano, tuttavia l'anello non è stato ancora ritrovato. Abbiamo dovuto liberare L.O. Dupont, il servitore, poiché non siamo riusciti a trovare alcuna prova del suo coinvolgimento nel crimine. La informeremo di eventuali progressi in questo caso. Tenente Greve, commissario di polizia. Ok, quindi anche la polizia non l'ha trovata. Qualcosa è stato distrutto però. Si potrebbe ricostruire per caso? No, nessun altro indizio. Andiamo nella stanza di fianco. Però ci serve la chiave da quello della reception. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the séance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Ok, non sanno ancora che è morto il tipo sopra. Va bene. Adesso noi andiamo da il medium, che è qui. Ciao. Come? Ma tu sei un magico? Come fai a essere già qua dentro che non eri... Ho appena aperto la porta. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the séance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Osserviamo. Lieve decolorazione. Ha usato molto trucco. Non capisco. È stato colpito. E va bene. Occhiali rotti e tutto quanto. Abili nei giochi di prestigio. Da cosa lo capisci? Corporatura esile. Malnutrizione. Non è ricco, insomma. Polsi graffiati. Graffi freschi, sanguinanti. Era la tipa che cercava di difendersi. Luca Gali è magro e sembra malnutrito. Il suo naso sanguina perché ha ricevuto un pugno. Usa del trucco per nascondere i suoi tatuaggi che si è fatto in prigione. Le sue dita sottili e veloci sono quelle di un borseggiatore di talento. Ha dei graffi freschi sui polsi, probabilmente ottenuto lottando con qualcuno. Credo che sia più un criminale che un medium. Il suo modo di guadagnare denaro sa ingannare i ricchi. È magro e sembra malnutrito. Il suo naso sanguina perché ha ricevuto un pugno. Usa il trucco per nascondere i segni della sua malattia da malnutrizione. Le sue dita sottili e veloci dimostrano che potrebbe essere abile nei giochi di prestigio. Ha dei graffi freschi sul polso dovuto a un litigio con qualcuno. Penso che faccia del suo meglio come medium, ma i suoi affari non vanno bene. A volte non ha nemmeno i soldi per mangiare. Per nascondere i tatuaggi in prigione, no. Facciamo che ha perso la fortuna, perché non ha senso. Luca è magro e sembra malnutrito. Il suo naso sanguina, ok, è quello che ho detto prima. Ok. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Vorrei il stesso anello. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. Coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Ah.
Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll Sì, demand sicuramente. compensation. Altro cosa? A familiar substance. It's the Ectoplasma. ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Alcuni indizi possono essere esaminati con l'analisi chimica. Apri il taccuino con C evidenza la prova contrassegnata con l'icona di una provetta. Premi per iniziare l'analisi. Ok, quindi questo. E per iniziare l'analisi. Ma la fai tutta tu così? Ah, ok. Quindi ho una reazione chimica che li posso unire, quindi. Questo va qua. E questo è il risultato. Conferma. 3 più 2 fa 3, 2 che deve essere uguale a questo. Perfetto. Corretto. Wow, sappiamo fare le addizioni. Quindi, cos'è sta cosa qua? Campione di ectoplasma. Ho raccolto campioni di ectoplasma sperando di provare la sua origine terrena. Gli spiritisti dicono che l'ectoplasma evapora molto rapidamente, ma questa sostanza sembra essere stabile. La reazione dimostra che è lattice di gomma mischiato a del fosforo. Piuttosto deludente. Mi aspettavo di trovare qualcosa di più complicato. Ok. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Cosa c'è poi? Tools and accessories for masterful prestidigitation. Ok. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? Della sua... l'ectoplasma. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Bloons, TD6, anche lui, tutti giocano a palloncini. C'è qualcos'altro qua in mezzo? Always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. La lettera non ho letto però. Caro Luca, spero che avrai tempo per farmi visita e effettuare un'altra seduta spiritica. Dall'ultima volta che ho potuto parlare con mio marito tramite te, sento che la mia vita è cambiata completamente. Non vedo l'ora di parlargli di nuovo. Sono ansioso di incontrarti di nuovo. Cordiali saluti, Contessa Lemore. Andiamo nel palazzo della memoria, vediamo. L'anello con la falena con la spilla con la falena. Ok, quindi sono concatenati. Potrebbero avere qualcosa in comune? Credo di sì. Ok. Torniamo agli indizi. Luca poteva scassinare la serratura. La serratura tra le due stanze è facile da aprire. Luca sapeva sicuramente come aprirla, perché era un bravo scassinatore. Il diamante era accanto ad Emma, furto durante la seduta spiritica. L'assassino ha lasciato qui il diamante. Chiunque abbia ucciso Emma ha lasciato il diamante accanto al suo corpo. Carvey ha scoperto con Emma con il diamante. Lord Craven è tornato nella stanza proprio mentre Emma stava nascondendo il diamante e l'ha scoperta. Più che altro lei aveva il diamante visto che aveva derubato più volte il Lord Craven, quindi secondo me è questa. Poi, Emma è stata strangolata con graffi freschi. Emma ha lasciato dei graffi sulle mani di Luca mentre cercava di difendersi. Luca mi ha detto che i servitori che lo hanno scortato nella sua stanza lo hanno maltrattato. Quindi ci sono due cose. Luca è stato ferito dai servitori, Emma ha graffiato Luca. Vediamo questo qua, poi comunque possiamo sempre rigestirla. Emma ha già fatto truffe in passato. Emma era una ladra, ma ha fatto credere a Lord Craven che fosse la servitù a rubare. Lo ha derubato durante la vacanza. Ok. Lord Craven è un uomo instabile che non riesce a gestire la sua rabbia. Ok. Questo qua invece. Luca sapeva che Emma fosse una ladra. Visto che le loro strade si erano già incrociate in passato, Luca sapeva perfettamente che Emma fosse una ladra. Emma ha già fatto truffe in passato, si sono già incontrati. Ok. Però non abbiamo abbastanza indizi. La verità ha fatto infuriare Lord Craven. Lord Craven era furioso quando ha scoperto che Emma l'aveva derubato.
Quindi o è questa, però se cambiamo questa qua e ne esce un'altra. L'assassino ha lasciato qui il diamante. Luca sapeva che a me fosse una ladra. Quindi è colpa di Luca o è colpa... Ok, quindi siamo con... O è stato Luca, il medium, a ucciderla perché cercava di incastrare lui, oppure è stato l'altro quando ha scoperto che è stata... Oppure è stato Lord Craven a ucciderla sapendo che... dopo che l'ha scoperta. Quindi insomma, o è stato lui o è stato quell'altro. Lord Craven mi ha detto che ha trascorso un po' di tempo al bar prima di salire in camera. Quindi andiamo al bar e vediamo se ha detto la verità. Sorry. Maybe a guest noticed him. Non hai visto niente. Tu sai qualcosa? Pardon, monsieur. But E tu non hai mai voglia niente di fare. Do you know anything about this? That's a question I can answer. Mhm. Ho trovato un testimone che racconta che Lord Craven ha trascorso solo qualche minuto al bar dopo aver lasciato la stanza della seduta spiritica. Quindi ha mentito. Do you know anything about this? Excuse me? What? I'm not sure I know. Abbiamo trovato un indizio chiave. Ho trovato un testimone che racconta che ha trascorso solo qualche minuto al bar dopo aver lasciato la stanza della seduta spiritica. Quindi ha mentito. Quindi, se andiamo al palazzo mentale... Lord Craven nella stanza di Emma ha passato del tempo al bar. Abbiamo tutto, quindi Luca è stato ferito dai servitori, l'assassino Craven ha scoperto Emma con il diamante e questo qua Lord Craven ha avuto il tempo di uccidere Emma, ha avuto abbastanza tempo per uccidere Emma prima del mio arrivo. Un'opportunità, l'assassino ha avuto il tempo di uccidere Emma mentre Lord Craven stava bevendo al bar al piano di sotto, ma è stato solo poco tempo, quindi non può essere. Quindi questo qua. Lord Craven è l'assassino. Lord Craven ha problemi nel mantenere la calma. Ha strangolato Emma in un impeto di rabbia quando ha scoperto che lei lo stava derubando. Lord Craven non è riuscito a controllare il suo temperamento e ha i soldi e influenza per riuscire a farla franca. Devo consegnarlo alla giustizia. Pietà per Lord Craven. È la vittima di un criminale professionista. Dato il passato movimentato di Emma, uccidere è stato solo un atto di autodifesa. Non bisogna uccidere mai. Quindi dobbiamo andare da Lord Craven. Accusa. I cannot cover for you, Lord Craven. The facts are conclusive. You murdered your mistress. It wasn't me. You have no proof, not a whit. Ha avuto il tempo per ucciderla. A couple of whiskies go down fast for an alcoholic. That left you plenty of time for murder. That's ridiculous. I am no alcoholic, and there are witnesses who will attest I was there for at least a quarter of an hour. You entered the room just as Miss Emma was hiding the diamond. Discovering that she was the thief was the final straw. Preposterous. I didn't know a thing about it until you showed me her stash. You have bruised knuckles, and you look a mess. The poor woman fought for her life, and you bear all the evidence. This whole evening was a mess. You know I got into a scuffle with the medium in the seance room. Nothing has changed since then. There's plenty of proof, sir. The police would certainly arrest you. You scoundrel. You said you would help me. I had nothing to do with it, as you will soon see. You are dangerous, Lord Craven. Beating your servants is one thing, but murder is another. You will not get away with this. I'll get out of this, Mr. Holmes, and I swear I'll find you. I will find you! Don't you bastards dare touch me! Holmes, you'll rue the day you gave me my cane when it comes swinging at your head! If Craven wants to claim his innocence, he should be more careful how he talks. Money talks too, Sherry. Let's hope it's not too loud. Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof?
I was locked in here and could not hurt a fly. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. Ok, direi che perché per questo primo episodio di Sherlock Holmes Capitolo 1, che è stato secondo me parecchio lungo e non so quanto riesco a tirarne fuori, cerco di stringerlo il più possibile. Comunque, diciamo, concluso per adesso questo episodio. Sherlock Holmes sarà praticamente tutto così, in cui bisogna guardare, cercare indizi, fare delle deduzioni e arrivare ad una conclusione per incastrare l'assassino o meno. Se vi piace questa serie, mi raccomando, rispondete al sondaggio che farò a fine settimana dopo questa settimana varietà. E niente, grazie per la visione e ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao a tutti.